Buongiorno, ben ritrovati e buona domenica. Allora, anche questa mattina siamo qui per un nuovo racconto e come vi abbiamo accennato la scorsa settimana avremo una sorpresa, ma prima della sorpresa ovviamente chiamiamo in causa il protagonista. Ciao Gianfranco, Ciao Marco, ciao a tutti i nostri spettatori e ascoltatori. come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. Allora, c'è una sorpresa, Gianfranco, la vuoi annunciare tu questa sorpresa? Ma la premessa è che, visto che Monica per sua decisione non potrà essere più con noi per impegni di lavoro, non per altri motivi, e come mi ha comunicato, la introduzione alla trasmissione, quindi come ospite iniziale, ma permanente però, cioè finché lei vorrà, noi avremo lei e Serena. Che Anche perché io a permanente potevo dare poco, come si vede, quindi eccola qui. Buongiorno a tutti, ciao, grazie ovviamente Gianfranco per avermi invitato a essere qua con te e con Marco e con Benedetta poi ovviamente alla fine per questa nuova esperienza, questo nuovo cammino, ecco. Grazie infinite e Grazie a te. ovviamente una buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ascolteranno poi anche in differita. Allora, Serena, come possiamo aprire questo nuovo cammino? Raccontaci, facci la tua parte di racconto. Vi faccio la mia parte di racconto. Allora, ho preso spunto un po' dall'argomento della giornata, nel senso che certamente non sarà la modalità con cui verrà trattata da Gianfranco, però diciamo che la chiave mi ha fatto venire in mente alcuni aspetti anche del mio lavoro in realtà, perché comunque molti che mi contattano, che si approcciano magari con me così, mi chiedono come fare per esprimere il proprio potenziale, per riconnettersi col proprio sé, per realizzare i propri sogni. Ecco, questi insomma bene o male sono gli argomenti che di solito sintetizzando sono le motivazioni per cui insomma mi contattano le persone. E uno degli aspetti è, mi chiedono quale sia la chiave di lettura della vita, dell'universo, ma anche della situazione in cui si trovano, perché di solito ovviamente quando mi contattano o è per approfondire determinate tematiche, oppure perché hanno delle disarmonie momentanee. E la mia risposta è sempre: la chiave sei tu, cioè non c'è qualcos'altro, e ovviamente poi bisogna capire come esprimere se stessi, perché di solito vi è una ricerca spasmodica di una tecnica per soddisfare i propri bisogni, oppure per realizzare qualcosa che a livello individuale può essere l'obiettivo, inseguire la propria missione, e questa ricerca della tecnica in realtà non è di certo la via più consona, più diretta e più, io direi pure, efficace. Perché dico questo? Perché è come chiedere, è come chiedere, scusate il gioco di parole, come buttare giù la porta di casa quando la soluzione per entrare è inserire la chiave, girarla e ovviamente con la maniglia aprirla. Ecco dunque che cosa succede? Che la tecnica in realtà potrebbe rivelarsi alla stessa stregua, cioè buttare giù la porta anziché aprirla. E però noi dobbiamo anche ricordarci una cosa, che una volta buttata giù la porta, la casa poi rimane senza protezione. Questo è un aspetto molto importante su cui bisogna riflettere, perché le persone pensano che la tecnica sia ciò, dico tecnica per dire qualsiasi situazione esterna che ci può aiutare, che sia quella la soluzione. Ora, trasliamo questo esempio della porta nel tentativo di realizzare la nostra vita.
E quindi significa che la chiave sei tu, significa proprio che è inutile conoscere o praticare quelle che noi chiamiamo tecniche, rituali, preghiere, la recitazione dei mantra, le meditazioni, eccetera, oppure anche nutrirsi in una determinata maniera, e quelle che io chiamo poi anche fare la capovolte con il triplo salto carpiato, se poi ovviamente tutto questo non è coadiuvato da un reale movimento dell'animo, ovvero da una comprensione reale e oggettiva di chi si è. Quindi, a che serve, facendo un esempio di tutti quelli che ho citato, recitare un mantra in sanscrito e poi, se ti licenziano, dai invece la colpa al titolare dell'azienda o al collega che ha voluto, secondo te, diciamo un po' così, compromettere la tua situazione, e quindi puntare il dito verso l'esterno. Questo mi fa riflettere un po' anche su un ricordo di un mio lavoro passato, cioè di quando lavoravo per un'azienda di cosmetici svizzera, che ovviamente cosa faceva? Ogni tanto faceva corsi di formazione, motivazionali, insomma, come fanno un po' tutte le aziende, e invitavano le ragazze, quindi le consulenti, a fare i seminari di 2-3 giorni, sapete, dove si insegnavano tutte le tecniche per credere in se stesse, e addirittura alcune volte portavano ad arrivare a fare quelle tecniche di cammino sui carboni ardenti, per esempio, no? Voi conoscete, spesso le grandi aziende comunque fanno anche queste cose. Perché? Per far vedere che tu sei in grado di, e questo, voglio dire, è incommiabile. E quindi ricordo poi, insomma, l'euforia, io non li ho mai fatti, sono sincera, quindi, però ricordo l'euforia delle ragazze che ci riuscivano e come ovviamente parlavano di questo evento, che è tutto bellissimo, tutto incommiabile, però poi restava il fatto che erano bloccate nella vendita dei prodotti. Cioè, riesco a camminare sui carboni ardenti, ma in realtà non risolvo il mio problema quotidiano. Quindi la mia domanda è: a che serve essere in grado di camminare se il problema poi sussiste? Cioè, sui carboni ardenti, fare queste cose, queste tecniche favolose, bellissime, però poi non la posso portare nella quotidianità. E la risposta era, secondo me, piuttosto semplice, perché nella quotidianità tu non cammini sui carboni ardenti, ma devi proporre il prodotto in vista di una vendita, ammesso e concesso ovviamente che tu voglia uno stipendio a fine mese. Cioè, questo è quello che io, su cui a me piaceva riflettere. E questo ovviamente, se noi vogliamo, cioè, la vendita intesa come rimanere nell'obiettivo più basso della scala dei valori, perché poi ovviamente la vendita cos'è? Un esternare te stesso in chi sei, in una proposta di chi sei. C'era qualcuno che diceva infatti Dio vende se stesso ogni giorno, insomma, inteso in senso molto lato. E quindi è per questo che io continuerò sempre a dire a tutti coloro che mi chiedono che in realtà la chiave del proprio successo siamo noi stessi, con i nostri talenti, a volte anche con le nostre mancanze, perché a volte sono i nostri difetti che magari ci portano anche a raggiungere gli obiettivi impensati. E quindi non è la tecnica sterile eseguita come copia e incolla, oggi insomma è molto bello questo termine, o un'azienda che o un'azione, scusate, che nella quotidianità non ci serve. Cioè è bellissimo quell'esperimento, quella esperienza, non un esperimento, quell'esperienza, però se poi non riusciamo a declinarla nella vita di tutti i giorni, in realtà ci serve anche poco. Quindi un altro aspetto che mi viene sempre da fare come esempio è essere in grado di fare, per esempio, tutte le asana perfette dello yoga e uscire dall'allenamento e incazzarsi poi col proprio collega. La cosa che mi viene da pensare è esattamente quale scopo ha, se non quello egoico di dimostrare che tu sei superiore a chi non le sa fare. Quindi
la chiave della realizzazione non è ciò che sai o non sai fare, ma ciò che sei o non sei. Quindi tu sei la chiave che apre qualsiasi porta e senza buttarla giù, perché una volta che tu l'hai aperta puoi sempre chiuderla e difenderti. Ok? Se una porta però non si apre con quella chiave, e devi tu modificare la chiave, non trovare la tecnica per distruggere la porta. E quindi diventare un passepartout e focalizzarti così sul tuo obiettivo, ecco, senza fotocopiare quello che sono in grado di fare gli altri e senza nulla togliere alle esperienze anche estemporanee così della vita. Ecco, questo è un po' quello che mi sentivo di dire per introdurre l'argomento. Quindi, Serena, volendo riassumere, chiave. perché passare la vita a pregare in sanscrito se poi quando succede qualcosa si bestemmia in turco? Cioè, Esatto, esatto, diciamo, esattamente, direi che è un parallelismo molto pragmatico che ci sta, e tu Marco, insomma, riesci sempre a sintetizzare in maniera pratica. Tutto merito del mio ispiratore, Gianfranco.